Sembra quasi che uno si voglia accanire, oppure, rovescio della medaglia, sembra quasi che ci prendano in giro, perché volente o nolente, e ancora una volta, no, lo dicevamo prima, parlando di Atalanta-Napoli, ma lo diciamo da inizio stagione, è sempre più complicato parlare di calcio o parlare esclusivamente del pallone che rotola. E anche oggi, no, anche in questa partita, l'ennesima situazione dove almeno io non ci capisco niente. Non ci capisco niente. Mi appello anche un po' al vostro di giudizio o a qualcuno più competente di me. Ma se è l'episodio del gol del Parma, no? Se su Bartesaghi magari non consideriamo fallo perché il giocatore non salta, e io sono di questo avviso. Bartesaghi non salta proprio, per me c'è poco per dar fallo lì, di Troilo, no? Mentre per me, sempre ribadisco, qua entriamo nella soggettività, per me è assolutamente fallo su Maignan. Cioè il giocatore del Parma si mette lì, si piazza, si disinteressa, lo si vede chiaramente, e va a ostacolare il portiere. Per me, fallo, per me. Ma questo è soggettivo, è mio. L'arbitro che fa? Dà fallo. L'arbitro dà fallo. E quindi su una cosa siamo certi. Se tutto il resto, se questo può essere un giudizio mio soggettivo, su quello che siamo certi è che se l'arbitro dà fallo e non c'è chiara evidenza per reputare errore, il VAR non può intervenire. Giusto? Almeno su questo, fino a ieri eravamo certi. No, neanche su questo, perché il VAR richiama l'arbitro che vede le immagini, che mi sembrano anche abbastanza chiare, ripeto, su Maignan, e lui che era convinto di aver dato fallo invece dà il gol al palo. E quindi ci risiamo. Arbitri scarsi. VAR che non si capisce quando può o non può, se deve, quando, magari, perché, però, ma sai, ma sì, ma su, da, via. Ragazzi, così non si può. Cioè, così veramente si perde ogni credibilità. Ogni credibilità. E adesso mi devo sentire da interista anche che vinci lo scudetto perché tutto fa ma per me io non la vedo così, perché per quello che vedo tra Inter e Milan c'è un abisso calcisticamente parlato, perché poi dobbiamo parlare di calcio. Il problema è che di calcio non possiamo parlare. Quello è il problema. Non puoi parlare perché viene monopolizzato da un'incompetenza generale, evidente, che ti porta, ribadisco, in ogni partita a vedere delle cose che sono catastrofiche. Questo è. Non possiamo parlare dell'abisso che, ripeto, per me c'è tra Inter e Milan per quello che stanno dimostrando dalla giornata A alla giornata Z, però è tutto monopolizzato dall'incompetenza generale. Cioè qua c'è un'incompetenza a 360 gradi, ribadisco, non c'è niente che funziona, non c'è la classe arbitrale, non c'è chi appunto li dirige, non c'è un presidente che può cambiare le carte in tavola. Questi non sono professionisti, il VAR non si capisce ancora, una volta c'è il protocollo, l'altra volta non c'è, una volta è così, così è un disastro, è un disastro, è un disastro. Ne parliamo, signori miei, è come se lo facciamo, anzi, ne abbiamo già parlato abbastanza, ma proviamo a dire qualcosa su Milan-Parma. E vi invito, come al solito, a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti. In descrizione trovate i vari profili social. A proposito dei prossimi contenuti, quello che ci aspetta è la corsa Champions, molto interessante al momento, con una Roma che può ne parliamo, quindi vi aspetto di non dire la campanella. Grazie signori miei. E che dire, ragazzi, di Milan-Parma? Di Milan-Parma che vuoi dire? Milan nel primo tempo che ovviamente forzato a fare la gara, perché il Parma è questo, sarà sempre questo, il Parma di questa, e ti fa giocare, non che ti fa giocare male, perché poi il Milan non è che ha giocato male, ti concede magari meno di quello che potresti effettivamente, no?
apportare in una gara. Ha anche la sua migliore occasione a inizio partita, dopo neanche 2 minuti, perché quella di Pellegrino è una signora chance, però poi da lì praticamente è unicamente Milan, con due occasioni secondo me importanti, quelle di Pulisic nel primo tempo, ne ha due palle interessanti, ma è nel secondo dove il Milan, vedendo che non riesce a sbloccare la gara, cerca di affacciarsi di più, innanzitutto mettendo Bartesari al posto di Supegnan, e c'è un abisso tra i due. E poi ci sono state delle situazioni, Leao diciamo che è salito in cattedra, sempre Pulisic, sempre su un taglio di Leao, Pulisic non riesce a ribadire a rete, un gesto tecnico clamoroso di Leao su una palla servita da Rabbiola, il palo, però è mancato qualcosa per vincerla questa partita, e al netto della situazione arbitrale che, ripeto ancora una volta, caratterizzerà giustamente l'attenzione, il Milan comunque non l'avrebbe vinta, perché poi dall'80esimo alla fine non lo fa il gol della vittoria, che comunque sarebbe invece stato del pareggio, perché comunque qualcosina al Milan quest'anno per lottare per lo scudetto manca, ragazzi. Poi non prendiamoci in giro, onestamente, per quello che sto vedendo. Poi magari ci fanno 3 pere al derby e ce le prendiamo, come giusto che sia, se il calcio, e se potremo parlare, me lo auguro, almeno lì di pallone. Questo è, no, un Milan che fa il suo calcio, ma in una gara del genere per me, mi sento dire che non deve arrivare all'80esimo con l'acqua alla gola e non riesce a sbloccarla, anche perché oggi, ribadisco, finalmente Pulisic Leao titolare, poi è entrato anche Füllkrug, ma non si è riuscita a sbloccare in alcun modo la partita. Spero nulla di grave per Loftus-Cheek, che è dovuto uscire nel primo tempo. Gli auguriamo ovviamente il meglio e di riprendersi al più presto. Arriva questo pari che, ripeto, adesso no, pari sconfitta, no, io convinto non gliel'avevo assegnato il gol al Parma. Questa sconfitta che quindi pone il Milan a 10 lunghezze dall'Inter. È il caso di dirlo, è capitato, e quindi sembra può capitare, ma adesso più che mai soltanto l'Inter può veramente dilapidare questo vantaggio. E quindi oggi c'è stato quel definitivo, non dico definitivo scatto, perché come ho detto fino al derby comunque, perché nel caso di vittoria del Milan magari si riportano a 7, poi comunque su 7 punti non è un dato impossibile, no, da superare. Però adesso veramente si devono allineare tutti i sistemi, tutti i pianeti, come si suol dire, per cambiare la sorte di questo campionato. Questo mi sembra chiaro. Spiace, ripeto, di ancora una volta di parlare di tutt'altro, però ragazzi, questa stagione più che mai ci deve insegnare, e ci deve insegnare che ci deve essere qualche cambiamento. A fine stagione ci deve essere qualche cambiamento, perché il livello quest'anno è veramente basso, degli arbitri è veramente basso, degli arbitri, dell'utilizzo dello strumento VAR, ripeto, del designatore, di tutti. Il livello è bassissimo, mai così basso mi sento di dire, per cui qualcosa va fatta. Va bene? Un grande abbraccio da Neschio, fatemi sapere cosa ne pensate voi.